Ciao da Federico e benvenuti in questo nuovo video. Oggi assieme andremo a vivere un'esperienza straordinaria. Scopriremo un labirinto naturale che ci farà sentire divorati letteralmente dalla montagna. Scopriremo anche la città di roccia in un territorio che non è né pubblico né privato, infatti per il 90% è dei cittadini residenti. Qualcosa di incredibile ci aspetta oggi, allora che aspettate? Venite con me in questa nuova avventura. Punto di partenza del giro di oggi è nell'altopiano dei 7 comuni in provincia di Vicenza, in località Galio, in Veneto. Questa è la vista che ho dal punto di partenza, lì in lontananza posso scorgere il sacrario militare di Asiago. L'abbiamo scoperto in un altro giro che trovate qui nel canale, il link in alto a destra. Gabriele D'Annunzio l'ha definita come una piccola Svizzera d'Italia, altri la descrivono come una balconata sulla pianura veneta. La sua forma è quella di un enorme catino. Pensare che questi territori furono completamente rasi al suolo e distrutti durante la Grande Guerra, la prima guerra mondiale. I boschi che vediamo qui attorno oggi sono stati per il 60% devastati dalla distruzione umana. I paesi che oggi sorgono qui ad Asiago sono stati ricostruiti sopra le macerie di quelli vecchi. Il passaggio della Grande Guerra qui a Asiago si può scoprire ovunque, dai 600 km di sentieri che oggi sono percorsi dal turista, ma un tempo dai soldati sono stati creati durante la Grande Guerra, dai forti che oggi sono dei musei a cielo aperto, dai monumenti, dalle lapidi, luoghi che emozionano non solo per la natura ma per la storia, che raccontano del periodo più triste che l'Italia abbia vissuto. Mi sto dirigendo verso il labirinto naturale, sono immerso a pieno contatto con la natura in questi boschi che mi circondano. L'altitudine media dell'altopiano di Asiago sono 1300 metri sul livello del mare, la sua vetta più alta, cima 12, 2336 metri. La particolarità di questi luoghi è che il 90% non è né privata né pubblica demaniale, ma è della popolazione dei cittadini residenti. Come disse Mario Rigoni Stern, nell'altopiano dei 7 comuni non ci sono castelli per i nobili, ville per i signori, cattedrali per i vescovi, ma semplicemente il territorio è della popolazione e tutti possono godere dei suoi frutti, come in tempi antichi, come un tempo quando non esistevano ancora le leggi scritte, ma si tramandavano le abitudini di generazione in generazione. I cittadini possono beneficiare di tutte le risorse che gli dà la natura, come la legna da ardere, i funghi, il permesso di poter cacciare in questi luoghi, ma si impegnano con la massima forza perché la natura venga rispettata e si mantenga il suo delicato equilibrio. Manca poco per arrivare al labirinto naturale. L'immersione in questi luoghi è un qualcosa di meraviglioso e unico, dona una pace, una tranquillità e un equilibrio che solo la natura sa dare. Pensare che questi boschi non sono quelli originali, il 60% del bosco che vediamo oggi non è quello di un tempo, perché l'uomo l'ha distrutto sia nel Medioevo con il disboscamento, ma specialmente con la Grande Guerra. È stato sostituito con abetaie, faggete. Pensare che un tempo qui c'era un bosco misto. Gli animali che potremo incontrare in questi luoghi sono la volpe, la lepre, la donnola, lo scoiattolo. Qui nascosti attorno a me potrebbe esserci il camoscio, il cervo, il muflone. Dei luoghi veramente straordinari, ricchi di flora e fauna. Pura
Pelle d'oca, mi trovo in un luogo suggestivo e nascosto nel cuore di Asiago. Alle mie spalle una roccia calcarea. Questa prima parte del labirinto della brustola ci fa vedere che un tempo era una cava. Ci sono questi solchi verticali sulla roccia che ci indicano la lavorazione della pietra per andare a staccare questi blocchi. Quello dove stiamo per addentrarci è un labirinto roccioso di origine naturale. Fu utilizzato anche dai soldati durante la Grande Guerra, sia come rifugio che come postazione di artiglieria di montagna. Il percorso si trova nel Monte Fiara, serve la giusta calzatura. Andrò a farne solo un tratto, ma come vediamo il fondo è irregolare e comunque ci saranno dei passaggi anche veramente stretti e anche delle rocce da scavalcare. Presidiato per la prima volta nel 1916 dal 16° reparto Bersaglieri. Siete pronti per entrare e essere divorati dalla montagna? Il sentiero è segnalato con dei piccoli puntini blu e guardate, questo è l'ingresso. È qualcosa di suggestivo che regala un'emozione incredibile. Un labirinto costruito dalla forza della natura e riadattato con diversi camminamenti all'interno e trincee di guerra nei crinali. Devo rannicchiarmi e farmi il più piccolo possibile per riuscire a passare in questi pertugi. Sono all'interno della montagna. Un vero intreccio di percorsi si trova qui, all'interno di un'area molto estesa, ma vanno sempre seguiti i segni blu, oppure potremo perderci. Pura pelle d'oca, non ho parole per esprimere quello che ho davanti a me e sopra di me. In questo momento una spaccatura della roccia, un fenomeno che non è dovuto all'erosione, ma è dovuto proprio a una spaccatura della montagna che va a creare questi piccoli canyon nel cuore della roccia. Pazzesco, pazzesco, un'emozione. Ci sono passaggi che richiedono la massima attenzione, dei punti in cui la roccia va scavalcata e bisogna sempre fare attenzione ai punti blu per seguire la giusta strada, perché qui è un vero e proprio labirinto. Possiamo anche vedere come durante il periodo della guerra sono state scavate delle piccole grotte come depositi o anche dei piccoli rifugi dove proteggersi dalla pioggia. L'ingresso del labirinto è molto stretto, ci si passa a malapena, non tutti i passaggi sono semplici. Se venite come me da soli in bici, attenzione perché qui non c'è rete, i cellulari non prendono. C'è da scavalcare qualche roccia, quindi bisogna fare attenzione, è un ambiente molto umido e freddo, quindi bisogna andare verso l'estate per riuscire a farlo e non trovare neve o ghiaccio. È un vero e proprio labirinto, quindi ci sono tantissime intersezioni. Fate sempre attenzione ai segni blu per non perdervi. Emozioni intense, adrenaliniche con sentieri in single track e divertenti, come in questo caso una bella strada forestale semplice, sempre immersa nella natura. Come vi ho detto, malghe e territorio sono di proprietà non privata ma collettiva. Qui ad Asiago si trovano più di 100 malghe, 30 di proprietà privata e 87 di proprietà collettiva. Vengono assegnate per un periodo di 6 anni che è rinnovabile. Il compito del malgaro è mantenere il pascolo e le strutture che sono state date in dotazione e creare dei prodotti tipici eccezionali come il formaggio di Asiago. Mi sto dirigendo verso la città di Roccia, sono nel Monte Fior. Qui trovo anche un monumento dove ci sono anche dei reperti storici della prima guerra mondiale, qualche lattina di quello che mangiavano i soldati. Qua posso trovare un monumento dedicato al reggimento dell'arma austro-ungarica.
dei soldati della Bosnia-Erzegovina che spugnarono questa zona nel 1916. Difficile immaginare che in questi luoghi un tempo ci fosse devastazione e distruzione e moltissime perdite umane. Questi monumenti stanno a ricordare un po' questa triste storia e perché non si ripeta più. È il simbolo della fratellanza tra i popoli. Non mi riesco ancora a capacitare, non riesco nemmeno a trasferirvi le emozioni che sto provando in questo momento. Sarà stato il percorso di oggi così suggestivo da farmi venire più volte la pelle d'oca, il suono della natura che ho qui attorno, il canto degli uccelli, ma le meraviglie, la piena immersione, l'essere qui da solo a pieno contatto con questa flora e fauna è un'esperienza che dà una gioia, una felicità, fa esplodere il cuore. Non riesco a trovare le giuste parole. Ammirate solamente cosa ho attorno. Questa è la città di Roccia. La telecamera non riuscirà mai a trasferirvi questa emozione, a farvi capire veramente cosa dona questo paesaggio, questa atmosfera, questa magia della natura. Sono nella zona del Monte Fior, sono salito da quel piccolo sentierino. Qui davanti a me posso vedere il calcare grigio e una fetta di rosso ammonitico. Questa particolare conformazione delle rocce è dovuta al carsismo. È un particolare fenomeno chimico dovuto alla combinazione di vari fattori, di vari elementi: l'acqua piovana, l'anidride carbonica nell'aria e il calcare presente nella roccia. Questo fa sì che c'è un'erosione, uno scioglimento di questa roccia. In questo caso vediamo il fenomeno del libro, i vari strati sedimentati nei vari secoli. Se avete la passione della geologia, qui potrete addentrarvi tra queste rocce e scoprire magari il calco di un fossile di qualche milione di anni fa, come un'ammonite oppure un calco di una spirale. Sì, perché un tempo tutta quest'altopiano di Asiago si trovava sommerso milioni di anni fa. Da qui si possono vedere anche i segni che ha lasciato la Grande Guerra. Il territorio disseminato di trincee, pur essendo passati 100 anni, si vede ancora la trincea della Grande Guerra sia in questa zona che al di sopra della città di Roccia. Luoghi che testimoniano grandi meraviglie ma anche grandi momenti di sofferenza e di voragini creati dalle bombe. Ora sono nella parte alta. Guardate come l'acqua nel corso dei secoli ha lavorato queste rocce creando uno spettacolo veramente della natura in un luogo poco conosciuto e frequentato, magico, di quest'altopiano. Per non sbagliarvi, visto che questi sentieri non sono tanto percorsi, scaricate la traccia, io lo carico sempre su Komoot, voi caricatevela sui vostri dispositivi ovviamente preferiti, perché ci sono alcuni tratti come questo dove c'è un passaggio veramente minimo di bici e quindi molto spesso non si sa nemmeno dove andare. Con la traccia è garantito che non vi perderete. Il video di oggi finisce qui, un percorso ad anello di 45 km, 1500 metri di dislivello. Il tratto più impegnativo è quello iniziale, i primi 20 km. Adesso me ne mancano un'altra quindicina e sono arrivato al mio punto di partenza. Un giro che non è adatto a tutti, ci sono 1500 metri di dislivello, serve una buona gamba, dei punti tecnici dove serve un po' di esperienza, altrimenti dovrete farli a mano. Comunque i sentieri sono larghi, non sono esposti, quindi sarete in sicurezza. Non è adatto assolutamente alle gravel, consigliato una biammortizzata, ma si può fare anche con una fronte se avete una certa esperienza. Se siete rimasti fino a questo punto del video, vi faccio anche una proposta. Pensavo con Luca Gobbo, l'organizzatore, il tour operator del viaggio che abbiamo fatto in California, di organizzare un giro di qualche giorno cicloturistico un po' adatto a tutti qui nel Veneto, per scoprire le meraviglie che abbiamo e soffermarci nei luoghi di interesse
più iconici di tutto il nostro territorio. È solo una bozza di idea, mi piacerebbe avere una vostra opinione scrivendomelo qui nei commenti. Se avete proposte su altri luoghi che volete valorizzare, che vi stanno particolarmente a cuore, scrivetemelo qua nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel like, alla prossima avventura e ciao da Federico.